Buongiorno, buonasera a tutti ragazzi, vi do il benvenuto in questo ultimo episodio di Grading. Parlare del significato dei colori è una delle cose più difficili da fare in assoluto e sicuramente una delle più difficili da fare all'interno di questa serie. Questo perché il significato stesso di alcuni colori può essere soggetto ad interpretazioni che possono dipendere dal vissuto stesso di una persona. Quindi semplicemente ognuno di noi potrebbe percepire differentemente un colore che universalmente è riconosciuto in una certa maniera. Quindi un colore che universalmente dovrebbe avere un significato ben definito, semplicemente per via di un trascorso passato che potrebbe essere legato a quel singolo colore. Quindi più che significato dei colori dovremmo iniziare a parlare probabilmente del linguaggio dei colori. Il linguaggio dei colori è qualcosa di molto differente perché si basa non solo sul significato universale dei colori di cui andremo a parlare, bensì anche dell'armonia tra questi colori, dell'equilibrio dei colori, dell'equilibrio delle forme e dell'equilibrio compositivo in alcuni casi, ossia tutto ciò che si studia in ogni campo delle arti figurative e soprattutto in grafica, oppure in design e ovviamente nel caso dei colorist. Designer, grafici e colorist infatti devono conoscere perfettamente sia l'equilibrio dei colori, sia il significato intrinseco e universale dei colori, sia l'equilibrio delle forme che quello compositivo. È molto importante per queste figure professionali. Quindi ovviamente universalmente possiamo riconoscere dei significati che andranno attribuiti ai singoli colori. Questi possono cambiare soggettivamente da persona a persona, ma universalmente hanno un significato ben riconosciuto. Inoltre lo stesso colore può anche trasmettere emozioni differenti, sia in base per l'appunto al vissuto di una persona, sia in base agli schemi cromatici che utilizzeremo sfruttando quel singolo colore. Gli schemi cromatici sono tutti quelli di cui abbiamo discusso negli episodi precedenti, quindi se ancora non li avete visti vi consiglio di vederli, perché qui non parlerò di nessuno schema cromatico, prenderemo i colori singolarmente, quindi è come se parlassimo dello schema monocromatico. Per capirci meglio, ci baseremo singolarmente su ogni colore ad uno e faremo in modo che quel singolo colore possa essere definito per quanto concerne le emozioni che potrebbe trasmettere sia nel marketing, sia nella psicologia, sia nelle arti figurative e visive. La psicologia del colore è molto importante e non è da sottovalutare, anche perché viene utilizzata principalmente nelle pubblicità e per l'appunto nelle produzioni video, che è ciò che interessa a noi. In questo caso è sul mio canale. All'interno delle pubblicità la psicologia dei colori viene applicata nel neuromarketing, ossia quella forma di marketing che si basa per l'appunto sul definire un mood ben preciso e spingere l'acquirente ad acquistare un certo prodotto semplicemente definendo un'atmosfera con un singolo colore. Insomma, il neuromarketing è un'altra di quelle cose stra interessanti che giocano con il vostro cervello e che a me piacciono un casino e che vorrei approfondire tantissimo. Inoltre, oltre all'ambito videografico, fotografico, pubblicitario, di marketing, tutto ciò viene utilizzato anche ovviamente in ambito teatrale, scultoreo, pittorico, videoludico e in qualunque altra forma di arti figurative. Quindi non solo nel marketing, nella fotografia e nella videografia. E questo è molto interessante perché si tratta di un linguaggio universale, comprensibile da più persone che operano nello stesso ambito anche se in maniera differente utilizzando strumenti completamente diversi. Insomma, per dire, gli stessi colori possono trasmettere emozioni diverse sia in base al medium sia in base al mood. Ad esempio il rosso di 2001 Odissea nello spazio è completamente diverso rispetto al rosso di Resident Evil, inteso come videogioco, perché il film è un po' una castroneria. Semplicemente perché il mood che è stato scelto dall'inizio è completamente opposto e differente. Ma a tal proposito andiamo a vedere quali sono i significati dei singoli colori partendo proprio dal rosso, visto che ho fatto l'esempio con il rosso, no? Il rosso ha più di un significato. Principalmente è il colore del vero amore, ma potrebbe essere anche il colore della passione, quindi dell'amore un po' più passionale, e addirittura della lussuria. Oppure potrebbe essere semplicemente il colore della rabbia o del pericolo, ma anche il colore della vergogna e della paura. Inoltre, in ambito combattivo potrebbe essere il colore del fuoco, ma anche quello del sangue. Quindi si tratta di un colore sia positivo sia negativo, di un colore sia attivo sia passivo. L'unica cosa certa è che è un colore ben definito, molto acceso e che qualunque cosa voglia esprimere riesce ad esprimerla in maniera molto netta, molto decisa, molto
forte. Si tratta quindi di un colore estremamente dinamico e versatile. Infatti, proprio per questo motivo, molti siti web, molte riviste, molti giornali di solito utilizzano il colore rosso per attirare l'attenzione del fruitore del proprio contenuto, in modo da far cadere lo sguardo su quella singola parola, su quella singola frase scritta in rosso, oppure cerchiata di rosso, oppure ancora all'interno di un quadretto rosso scritta in bianco, come nei grandi banner pop-up che usano per lo scam, per capirci. Poi invece abbiamo il giallo. Il giallo è un colore molto simile al rosso, ma al contempo estremamente differente da molti punti di vista. Esattamente come il rosso, il giallo è un colore per la maggiore positivo, che però ovviamente arriva a trasmettere emozioni completamente diverse. Può trasmettere principalmente positività e ricchezza, ma la positività che trasmette il giallo è più del tipo positività calma e dolce, ma temporanea. Quindi si tratta di un colore che spesso viene utilizzato nei film, nelle pubblicità, nei videogames, nei fumetti e in ogni altra cosa per trasmettere un'istantanea felicità o una smisurata ricchezza. Se mantenuto a schermo per troppo tempo però, il giallo inizierebbe a perdere di potere e significato e a generare un po' di pesantezza a lungo andare. Quindi è quel tipo di colore che in maniera monocromatica si sfrutta veramente poco e per poco tempo semplicemente per dare quello sprazzo di ricchezza o quello sprazzo per l'appunto di felicità. Insomma, per quelli un po' più avvezzi e vicini al mondo Disney, per ricordare lo schema monocromatico giallo, per ricordare la psicologia di colore del giallo, vi basti pensare a Paperon de Paperoni, associarlo a lui e automaticamente sarà tutto molto chiaro. Automaticamente vi verranno in mente felicità temporanea e sicuramente assoluta ricchezza. Poi invece abbiamo il blu, che in maniera completamente opposta è un colore che viene sfruttato per trasmettere calma, serenità e pulizia, ma anche tristezza e nostalgia. Anche lui viene associato a vari elementi naturali come il rosso che veniva associato al fuoco, ma nel caso del blu, il blu viene associato più che altro all'acqua e all'aria. In psicologia il blu riesce ad avere effetti rilassanti e distensivi sulla mente, spingendo le persone a ritrovare una pace e un equilibrio interiore. Insomma, è un colore più da meditazione e da calma zen. Infatti, se ci pensate bene, il blu viene sfruttato molto da chi lavora nel settore del marketing come tonalità scelta per pubblicizzare un prodotto che evoca il relax o il sonno, oppure per stimolare l'impulsività o ancora per pubblicizzare spazzolini da denti e dentifrici. Pensateci bene e sicuramente vi verranno in mente moltissime pubblicità basate principalmente sul blu che trattano di queste cosette. Poi ancora abbiamo il verde. Il verde è uno dei miei colori preferiti. Il blu è il mio preferito, non l'ho detto prima, ma il verde è probabilmente il mio secondo colore preferito. Il verde è un colore meraviglioso, fiero e ben equilibrato. Anche lui, ovviamente, viene associato in qualche modo alla natura, solo che non viene associato al fuoco o all'acqua come il rosso e il blu, ma semplicemente al 100% alla natura, la verde natura. È un colore che si trova esattamente in mezzo alle tonalità calde e a quelle fredde. In psicologia viene usato molto nella cura dell'ansia e della depressione e sembra avere delle proprietà calmanti e rilassanti, principalmente per l'appunto perché richiama al contatto con la natura. Inoltre è il colore della fortuna nella cultura locale. Infatti anche nelle pubblicità viene sfruttato spesso per presentare prodotti naturali o legati alla salute e anche lui può essere sfruttato proprio per questo motivo per pubblicizzare prodotti per la pulizia della casa e per la pulizia delle persone, come anche in questo caso dentifrici e spazzolini. D'altro canto, adesso arriviamo ad un colore molto bizzarro, il viola. Il viola è un colore molto intrigante e questo può essere spiegato anche in maniera teorica. Infatti è un colore molto strano e bizzarro principalmente perché nasce dall'incrocio del colore più aggressivo e forte, ossia il rosso, e da quello più calmo e rilassante, ossia il blu. Per questo motivo come colore di solito è in tutto e per tutto una via di mezzo, che tende ad essere ambigua e a descrivere l'individualità, la magia e l'occulto. Un colore insomma che non lascia trasparire molto di sé e che per questo motivo trasmette un senso di mistero e irrazionalità. Per questo motivo viene sfruttato molto ad esempio nei titoli più incentrati sul fantasy o nell'ambito pubblicitario per presentare cosmetici e accessori da make-up. In psicologia inoltre questo colore ha un effetto calmante, ma al contempo che spinge a migliorare la propria autostima. Poi ancora abbiamo il rosa, colore che per via della nostra società è diventato nel corso del tempo sempre di più il simbolo della sfera femminile, ma che in realtà io personalmente non definirei un colore prettamente femminile. Trovo sia una cosa abbastanza stupida da dire, specialmente perché in psicologia viene definito tale semplicemente perché è accostato a dei comportamenti, a dei mood, a delle atmosfere che solitamente vengono associate al gentil sesso erroneamente
dal mio punto di vista, ma questo è un discorso enorme e completamente off topic. Quindi non lo faremo in questo video, ok? Non voglio entrare con 2 piedi all'interno di una pozzanghera di fango da cui non riuscirei ad uscire. Quindi semplicemente andiamo avanti. Sapete soltanto che per me il rosa non è un colore prettamente femminile, quindi lo tratterò come tutti gli altri colori, come è giusto che sia. Il rosa è infatti un colore che riesce a mettere a suo agio chiunque, dando luogo ad ambienti rilassanti senza il rischio della malinconia o della tristezza che potrebbe suscitare a volte il blu. È un colore che viene utilizzato per descrivere le grandi storie d'amore più romantiche e meno lussuriose, ed è anche il simbolo dell'innocenza dell'infanzia. Alcuni in psicologia lo considerano addirittura la tonalità del perdono, mentre nel mondo del marketing viene ovviamente e purtroppo sfruttato soltanto per presentare i prodotti per donne. Ma andiamo avanti. L'arancione. L'arancione è un colore come il viola molto strano. In psicologia è uno dei colori che si presta meglio ad aiutare le persone a ritrovare l'energia di cui hanno bisogno, e non c'è alcun dubbio che sia un colore molto energico. Può però inoltre trasmettere serenità, vitalità e sensualità, specialmente nelle sue sfumature più tenui. Oppure socialità, energia e ottimismo nelle sue sfumature più accese. Nelle pubblicità invece viene tristemente utilizzato principalmente per presentare prodotti al gusto d'arancia. Insomma, è un colore estremamente potente che viene sfruttato solo in parte nel mondo del marketing, ma che in psicologia viene utilizzato tantissimo e nel migliore dei modi. Quindi in marketing abbiamo bisogno di pubblicità basate sull'arancione. Non ce la faccio più a vedere l'arancione come un prodotto all'arancia e basta. Ok? E infine abbiamo i 3 colori neutri: nero, bianco e grigio. Il nero è il colore della decisione e della definizione, ma può anche essere il colore della negazione e della conclusione. Viene utilizzato come un colore legato alla morte e alla perdita, ma al contempo anche un colore legato all'eleganza e alla raffinatezza. In psicologia questo colore viene principalmente associato alla risolutezza e alla lotta, ma anche al pessimismo e alla negatività. Insomma, è un colore positivo? No. È un colore negativo? No, è semplicemente un colore neutro, esattamente come gli altri 2, e adesso andremo a vederli a breve. Molte persone vedono erroneamente il colore nero come un colore negativo, ma in realtà è un colore molto risoluto, molto netto e assolutamente deciso. Quindi, indipendentemente dal fatto che voglia trasmettere delle emozioni positive o delle emozioni negative, sicuramente è deciso. Vi basti pensare ai tantissimi abiti eleganti, soprattutto quelli maschili, basati sul nero. Sicuramente non vi fanno pensare soltanto alla morte, ma anche ai matrimoni, ad esempio, o anche semplicemente all'eleganza, qualcosa di più fancy. Vi basti pensare ad una limousine nera con i vetri scuri. Il nero non è sempre un colore negativo, può essere assolutamente uno dei colori più positivi in assoluto. Basta soltanto definire in qualche modo il contesto. Esattamente come succede per il grigio e per il bianco. Infatti, ad esempio, il bianco è un colore che comprende tutti gli altri colori dello spettro luminoso. Quindi, a differenza del nero, è l'esatto opposto in tutto e per tutto, può definire indecisione e poca chiarezza, ma al contempo può definire un nuovo inizio. Quindi l'esatto contrario della fine, della conclusione che poteva in qualche modo definire il nero. Può essere il simbolo della purezza e dell'innocenza, ma anche una cosa in comune con il nero. Può essere associato alla morte, anche se in maniera molto più biblica. È un colore che viene associato all'immaginazione e alla serenità, ma anche alla nebbia e a qualcosa di più tetro. Quindi anche lui non è un colore né negativo né positivo, ma è certo che sia in tutto e per tutto, anche per le emozioni che trasmette, l'opposto del nero. Ed è per questo che insieme funzionano ancora di più. Quindi non risulta essere minimamente deciso, non risulta essere minimamente risoluto come colore, ma riesce ad esprimere quel minimo di dolcezza e purezza in più, sotto ogni punto di vista. E poi infine abbiamo il grigio. Il grigio è esattamente, anche per le emozioni che trasmette, l'incrocio fra il bianco e il nero. È il colore più neutro in assoluto, infatti non punta in alcun modo a definire alcuna emozione. È un colore vuoto, trasmette semplicemente dura e cruda neutralità. Il grigio non prende alcuna posizione, mettiamola così. In psicologia infatti è un colore legato alla prudenza, che è comunque qualcosa di molto neutro, oppure alla noia, che è ancora più neutro. Se dovessi definire un'emozione che trasmette in qualche modo il grigio, quella sarebbe l'apatia, ma anche l'apatia stessa è un'emozione abbastanza vuota.
Può ovviamente definire delle emozioni più precise e più in qualche modo pure, semplicemente avvicinandosi nelle sue tonalità, nella sua scala di grigi, al bianco o al nero. Ma in quel caso grazie, perché in qualche modo sarebbe o più bianco o più nero, quindi ovviamente può andare a definire delle cose che possono definire il bianco o il nero. Quindi questi erano tutti i colori di cui dovevamo discutere. Come abbiamo potuto scoprire all'interno di questo video, la psicologia dei colori si applica non soltanto al mondo della fotografia e del videomaking, ma anche in quello dell'ambito delle arti figurative in generale. E soprattutto nella psicologia e nel neuromarketing, che sono cose molto interessanti dal mio punto di vista, soprattutto il neuromarketing, perché in qualche modo si basa proprio su ciò che ha ispirato questa serie, ossia sull'utilizzo dei colori per andare a in qualche modo sballare le emozioni del fruitore del proprio contenuto. Anche se nel neuromarketing il fruitore del proprio contenuto è un possibile acquirente che in qualche modo si deve addirittura spingere ad acquistare il proprio prodotto. Quindi è qualcosa di molto più che deve essere in qualche modo deciso, perché se vuoi far acquistare qualcosa a qualcuno utilizzando il neuromarketing devi sapere sfruttare bene la psicologia dei colori. Perché esattamente come nell'ambito del montaggio video, il neuromarketing e la psicologia dei colori funzionano quando sono invisibili. Un buon montaggio, una buona color, funzionano quando non si vedono, perché devono essere inconsce, non devono agire sulla parte conscia del nostro cervello, devono agire per l'appunto sull'inconscio, quindi non devono semplicemente vedersi. Ed è una cosa un po' triste sotto alcuni punti di vista per chi studia una vita queste cose, ma è così che funziona. Sai di aver fatto un buon lavoro nell'ambito del grading e della color correction, e sai di aver fatto un buon lavoro nell'ambito del montaggio video, tranne in alcune eccezioni, quando ciò che hai fatto, quando il tuo lavoro non si nota minimamente, quando sembra essere una cosa naturale. Quindi sì, anche se può sembrare facile, utilizzare i singoli colori per definire emozioni ben precise è molto difficile, ma riuscire a mischiare i colori mantenendo un certo equilibrio cromatico e compositivo, quello è ancora più difficile, ed è per questo che gli schemi cromatici sono difficili da utilizzare e andrebbero sperimentati da ognuno di voi, da ogni persona che sta vedendo questa serie, prima di utilizzarli all'interno di produzioni ufficiali e magari commissionate da qualcuno. E ricordate sempre ciò che ho detto prima, nonostante sia molto triste, capirete di aver fatto un buon lavoro quando il vostro lavoro sarà invisibile, quando sembrerà completamente naturale. È un po' triste, ma è giusto così, no? Quindi questo video per oggi si conclude qui. Io spero che vi sia piaciuto. Grading si conclude con questo episodio. Qualora non abbiate visto ancora i video precedenti, vi consiglio di vederli perché si parla degli schemi cromatici e del modo in cui possono essere mischiati i colori singolarmente, facendo anche esempi con la cultura pop, cinematografica, videoludica e quant'altro. E noi ci vediamo in un prossimo video e magari in una prossima serie, sempre all'interno di questo mio canale. Alla prossima, gente. Bye bye.